Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Incamminiamoci verso Napoli-Atalanta che si giocherà domani alle 12:30. Vedremo un attimo cosa bolle in pentola in casa Napoli per quanto riguarda Kvaratskhelia, probabili formazioni. C'è una cosa alla lavagna tattica che volevo condividere con voi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Per chi è nuovo e ovviamente passa sul canale per la prima volta e gli piace questo video, un bel like che non fa mai male e l'iscrizione attivando la campanella così cronologicamente non vi perdete alcun contenuto. Detto questo, piccola parentesi, abbracciatevelo Acerbi, fate ciò che volete. Acerbi si sta dichiarando innocente dovunque. Questa è l'Italia, un'Italia che non mi rappresenterà assolutamente e nella maniera più assoluta agli europei. Poi ognuno fa ciò che vuole, c'è la Georgia, c'è la nostra Slovacchia di Calzona da poterti fare, è vero, formazioni outsider come si dice, ma meglio così per quanto mi riguarda, perché poi il troppo stroppia e ho deciso così, mia personale opinione, aperta e chiusa, parentesi. La formazione del Napoli dovrebbe essere questa: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, ballottaggio Mario Rui Olivera, perché secondo me è in base a chi giocherà al posto di Quara poi la scelta del terzino. Solita mediana Anghissalo, Botka, Traoré, Politano, Osi e il sostituto di Quara. Vi dico anche la mia di formazione, mi aspetto la vostra e secondo voi chi potrebbe mantenere alto il livello con Quara infortunato? Sappiamo che Kvaratskhelia ha una contrattura all'adduttore, ieri si diceva no, forse ce la può fare, forse recupera. L'ex medico della nazionale italiana comunque si è espresso in materia e per una contrattura all'adduttore si varia dai 3 ai 7 giorni, quindi verrà valutato Kvaratskhelia nella rifinitura. Se diciamo le risposte sono positive, sarà diciamo della rosa dei partenti per la partita contro l'Atalanta, ma non lo sappiamo se poi verrà schierato dall'inizio o meno. Si valuterà oggi e vedremo poi, nel caso avremo notizie più precise, ne parleremo appunto anche oggi alle 16:45 in live con Armando di Casa Napoli. Volevo condividere con voi appunto una situazione per quanto riguarda la lavagna tattica, perché si parla sempre dei soliti ballottaggi, o Mario Rui, Olivera, il sostituto di Quara, Raspadori che è favorito appunto nell'11 di partenza perché si dice e si legge mette in campo comunque un calcio di punizione da poter calciare, palle da fermo sicuramente, però poi a livello di offensività, o meglio lavoro offensivo, perdiamo sicuramente un tantino sulla fascia sinistra, ma vedremo se sarà Raspadori o Lindstrom. Io il pallino che mi pongo per la partita di domani è uno solo, al di là del terzino e di chi sostituirà Kvaratskhelia, ed è il portiere. Non perché Meret non mi dà fiducia, eccetera, eccetera, non esce, lo sappiamo benissimo e lo sapete benissimo come la penso su Meret, ma per quanto riguarda i piedi di Collini. Perché? Perché praticamente l'Atalanta, arrivando sempre uomo su uomo e marcature appunto riversate nella metà campo avversaria quando devi impostare dal basso, diventa fondamentale un passaggio preciso dal portiere. Perché? Mi giro verso la lavagna e vi faccio capire. Questo è il portiere e questi sono i nostri due centrali di difesa. Allora, considerando che se imposta uno o l'altro centrale, non hai la visuale che ha il portiere messo al centro dell'area di rigore che può fare qualsiasi cosa. Invece, impostando con i due centrali, diciamo che le marcature che può preventivare la squadra avversaria sono più semplici, perché comunque ti prendi una zona laterale del campo o l'altra, quindi diventano fondamentali i piedi del portiere. Detto questo, perché diventano fondamentali i piedi del portiere? Perché l'Atalanta verrà comunque ad aggredirti qua e diventa fondamentale Politano e Raspadori, Quara, Lindstrom. Poi vedremo chi verrà schierato appunto come esterno d'attacco a sinistra al posto di Quara, che dovrebbero scendere qui
perché comunque avrai le linee di passaggio di Di Lorenzo, il terzino, a centrocampo sicuramente sarà fatta una marcatura a uomo sull'Lobotka, quindi avrai un eventuale Anghissà che forse si snuda e si libera, ma diventa fondamentale il passaggio dal portiere a scavalcare la linea avversaria per servire Politano o il sostituto di Quara. Questa è la prima fase dell'azione, poi la seconda fase dell'azione dipende da come gestiscono il pallone questi due. È perciò che diventa fondamentale il piede del portiere per ricevere quel pallone quanto più preciso possibile, perché poi da qui puoi tranquillamente far scaturire un'azione d'attacco, ovviamente con i centrocampisti che seguono, il terzino che al limite se ne va in sovrapposizione, hai le mezzali qui, eccetera, eccetera. Più preciso è questo primo passaggio, o qui, e più opportunità ci sono di poter rendersi pericolosi per quanto riguarda l'azione d'attacco. Questa era la questione a livello tattico nel perché io vorrei Gollini tra i pali e non Meret, per una questione di piedi e in base all'avversario che vai ad affrontare, perché l'Atalanta è sempre, diciamo, si porta sempre nella metà campo avversaria cercando queste marcature uomo su uomo. Diventa fondamentale scavalcare la prima linea anche con una palla alta o con un lancio abbastanza preciso. Poi, come ho detto, se lo fanno i due centrali di difesa, Rachmani e Juan Jesus in questo caso, diciamo che dividendo il campo a metà, come vi ho detto, dividendo il campo così, trovare le marcature è molto più semplice per la squadra avversaria. Non molto, ma è più semplice perché il portiere, essendo al centro, ha una visione di gioco totalmente diversa e molto più ampia. Questo è quanto per quanto riguarda il mio voler Gollini in campo, al di là delle uscite, al di là della sicurezza che può dare ad una linea difensiva, eccetera, eccetera, eccetera. Chi vorrei al posto di Kvaratskhelia? Lindstrom tutta la vita, perché se Lindstrom non parte titolare nemmeno domani, con Kvaratskhelia infortunato, e gli si preferisce Raspadori, non lo so quando potrà giocare, perché poi l'anno prossimo, se non vendi Kvaratskhelia, Lindstrom, che facciamo? Si fa un altro campionato dei panchini? Cioè, non riesco a capire questa scelta verso Raspadori, che resta per me una pedina importante nel momento in cui lo vuoi schierare dietro la punta, al centro, nei tre dietro la punta in un eventuale 4-2-3-1 o al limite vicino alla punta, ma non è un calciatore che dall'esterno ti può creare la superiorità numerica, non è un calciatore che arriva sulla linea di fondo e al limite si porta due avversari addosso, è un calciatore che predilige accentrarsi e quindi andrà a cozzare molto probabilmente con il traffico che si creerà nei contorni, nel contorno di Osimhen e appunto le due mezzali che comunque andranno a occupare la metà campo avversaria a ridosso dell'area di rigore. Io voglio Lindstrom dal primo, vorrei Lindstrom dal primo anche per cercare di galvanizzare un tantino questo calciatore che è stato messo da parte da chiunque. Non lo sapremo mai il perché, ovviamente più va avanti questa storia e più mi viene da pensare, ma veramente a livello tattico ci ha capito ben poco, è l'ambientamento a Napoli. Non lo sapremo finché Lindstrom non avrà trovato continuità, e per continuità io parlo di 10, 12, 15 partite da titolare dove tu puoi incamerare meccanismi, minutaggi, fiducia nei propri mezzi e tornare quello che era e che ha fatto paura poi a mezza Europa con l'Eintracht, perché ragazzi quello che ha fatto Lindstrom con l'Eintracht è su tutti i social e dappertutto e lo sappiamo tutti quanti. Ecco perché domani sarebbe una chance da sfruttare. Poi nel caso parta Raspadori vediamo chi si schiererà come terzino, perché se parte Raspadori titolare allora mi giocherei Olivera terzino nella linea a 4, perché comunque servirebbe diciamo relativamente il piedino di Mario Rui, non avendo un esterno di ruolo titolare come Quara,
Nel caso parte Lindstrom, fai Lindstrom Mario Rui. Se gioca Raspadori, per me Raspadori Olivera. Ti copri, è vero, sei più difensivo su quella fascia. Va benissimo, però Mario Rui secondo me resta il terzino in funzione dell'esterno d'attacco, per quanto mi riguarda, perché poi sono altre caratteristiche, un altro piede, va più al centro del campo, si sovrappone nel caso deve andare sull'esterno, tatticamente è più ordinato di Olivera in fase di impostazione, l'altro forse ti dà quel qualcosina in più a livello difensivo, ma nemmeno tanto quest'anno, nemmeno tanto, perché comunque è una stagione dove il rendimento dei singoli va comunque giudicato in base alla totalità appunto delle stesse prestazioni della squadra nell'11 titolare o nei 15-16 che giocano, perché comunque non si può dare secondo me un giudizio sui singoli in maniera totale in una stagione dove sta funzionando ben poco a livello tattico. Detto questo, fatemi sapere appunto la vostra qui sotto nei commenti. Speriamo di fare 3 punti domani che sono fondamentali per questa rincorsa e vedremo poi come andrà a finire. Sempre Forza Napoli, ciao!